Oggi studiamo insieme due parole che creano sempre problemi agli studenti, magari e forse. Infatti, spesso, ma non sempre, sono interscambiabili. Quindi oggi studiamo insieme come usare magari e come usare forse. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando l'italiano, ricordati di iscriverti al canale per non perderti le prossime lezioni e scarica anche il PDF gratuito in cui trovi tutte le informazioni che ti dico in questo video. Lo trovi giù nel box informazioni. Iniziamo! Iniziamo da quando forse e magari sono sinonimi, cioè quando significano probabilmente, è possibile. Sono usati in una situazione di incertezza per esprimere un'ipotesi non reale, non certa, per esprimere una possibilità, per esprimere un fatto di cui non siamo sicuri. Non trovo le chiavi, forse o magari le ho dimenticate a casa. Giulio non è ancora arrivato, forse o magari ha trovato traffico. Facciamo un salto in quel negozio, forse o magari è ancora aperto. Marco non risponde al telefono, forse o magari è già uscito di casa. In questi esempi che abbiamo visto, forse e magari hanno lo stesso significato, sono perfettamente interscambiabili. Quando sono usati da soli come risposta, forse e magari hanno dei significati leggermente diversi. Vediamo queste frasi. Vuoi venire con noi al cinema? Forse, magari. Vuoi che ti accompagni a casa? Forse, magari. Vuoi un gelato? Forse, magari. Ti piacerebbe andare a Parigi? Forse, magari. L'uso di magari in una risposta è affermativo, è più positivo di forse. È un sinonimo di sì, mi piacerebbe molto, sarebbe bello. È un'esclamazione entusiasta riguardo a un desiderio realizzabile. L'uso di forse invece è più incerto, è un sinonimo di forse sì, forse no. Non lo so ancora, non sono molto sicura. Inoltre, magari da solo come risposta può anche essere usato come un'esclamazione di dispiacere, di rimpianto. Sei andata a New York in vacanza, vero? Magari. No, sono rimasta in Italia. Significa che mi sarebbe piaciuto molto andare in vacanza a New York, ma non è successo. È un rimpianto che ho. Non sono andata in quel posto. E in questo caso forse non funziona. Non possiamo usarlo. Spesso, forse, può anche essere usato ripetuto, cioè usato due volte e in questo caso indica una maggiore possibilità, una maggiore probabilità. Forse te la caverai all'esame. Forse arriverai in tempo al lavoro, anche se c'è lo sciopero. Esiste anche una canzone che si intitola proprio Forse. In questo caso forse e magari non sono sinonimi e magari non può mai essere utilizzato doppio. Magari non esiste. Anche l'espressione essere in forse indica un dubbio, un'incertezza, un evento che non è ancora sicuro. Potreste anche trovare questa espressione con i verbi stare e restare. Il nostro viaggio per Roma è in forse.
La partecipazione di Matteo alla conferenza è in forse. La presenza in campo del giocatore è ancora in forse. Anche in questo caso forse e magari non sono sinonimi e l'espressione in magari non esiste, non è possibile. Passiamo ora ai casi in cui magari non è sinonimo di forse e ha un significato diverso da probabilmente o è possibile. Il primo significato di magari è quello di esprimere un desiderio realistico e che si può avverare. Magari domani andiamo al mare, che ne dici? Magari stasera usciamo se non sono troppo stanca. Questi sono dei desideri facili da realizzare e in questo caso forse non può essere utilizzato. Magari si può anche usare per esprimere dei desideri un po' più difficili da realizzare e in questo caso va sempre posizionato all'inizio della frase e seguito dal congiuntivo imperfetto, quello caratterizzato dalla doppia S. Magari vincessi la lotteria. Magari avessi più tempo per viaggiare. Anche in questo caso, quando vogliamo esprimere dei desideri più difficili da realizzare, magari non è un sinonimo di forse e non può essere utilizzato forse più congiuntivo imperfetto, solo magari. Infine, magari è usato per esprimere dei desideri che non si sono realizzati nel passato. In questo caso indica quindi un rimpianto e dobbiamo usare magari all'inizio della frase seguito da un congiuntivo trapassato. Magari avessi studiato il giapponese al liceo. Magari avessi avuto l'opportunità di fare l'Erasmus. Significa che mi sarebbe piaciuto tanto fare queste attività nel passato, ma purtroppo non le ho fatte, non ho potuto farle. Anche in questo caso, forse non può essere utilizzato. Forse e magari qui non sono sinonimi. Bene, grazie per essere arrivati alla fine del video. Io spero ora che la differenza tra forse e magari sia chiarissima. Fatemelo sapere nei commenti. Ricordatevi di mettere un mi piace se vi è piaciuta questa lezione e di scaricare il PDF gratuito per studiare forse e magari da soli. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.